Ciao ragazzi, dopo avervi presentato la mia prima auto, la Magica .55 di famiglia, oggi vi presenterò quella che è stata la mia prima auto personale acquistata nuova di pacca. Ovviamente ve ne parlerò da qui dentro la mia TT e attraverso foto e video fatti nel tempo, poiché l'ho venduta 2 anni fa. Correva l'anno 2010 e dopo 3 anni di patente senza particolari problemi era arrivato il momento di acquistare un'auto che fosse tutta mia. Era appunto una mia responsabilità, poiché andavo incontro ad un mantenimento a 360 gradi che poggiava sulle mie spalle, quindi bollo, assicurazione, tagliandi, gomme eccetera, era tutto a carico mio. Avevo due preferenze: da una parte la BMW serie 1 sedan, dall'altra l'Audi A3. Erano entrambe 3 porte, entrambe avevano un tocco sportivo ed entrambe proponevano un motore non esagerato, così da non essere costoso in termini di mantenimento. Decisi di andare a vedere prima le Audi A3 e così mi fregai da solo. Era da poco uscito il pacchetto Dark Line, disponibile per la TT, per la A5 e per la A3. Ce n'era in esposizione una che aveva appunto questo pacchetto e me ne innamorai. Il Total Black mi è sempre piaciuto come idea di allestimento e quindi era proprio perfetta. Montava il 1600 TDI-E, da poco uscito. Aveva 105 cavalli di potenza, 250 Nm di coppia, lo 0-100 veniva coperto in 11 secondi e 4 e la velocità massima era di 194 km/h. Le specifiche tecniche, che facevano al caso mio, unite ad un allestimento davvero molto accattivante, mi ha convinto e legato al marchio dei 4 anelli. Il motore. Il 1600 TDI-E era nato da poco, nel 2009, quindi si proponeva come un motore parsimonioso ma non fiacco, come ci si potrebbe aspettare dai soli 105 cavalli. In effetti garantiva degli ottimi consumi, non arrivando mai ai 24,4 km/l dichiarati dalla casa, ma attestandosi su un più onesto 23 km/l su tratti a 70 km/h. Era un dato comunque abbastanza importante perché si discostava poco da ciò che dichiarava la casa, cosa che accade raramente. Nel ciclo urbano invece non dava il meglio di sé, necessitando di parecchio gas per salire di giri. Ovviamente non era un motore fatto per correre, dunque le prestazioni erano mediocri, ma il vero problema non era quello. Il vero, unico, grandissimo problema di questo motore era il FAP. Il filtro antiparticolato purtroppo strozzava il povero 1600 senza pietà, dandomi problemi dal primo all'ultimo giorno di utilizzo. Si accendeva di continuo, mediamente almeno una volta a settimana, obbligandomi allo sblocco che si poteva ottenere mantenendo gli 80 km/h circa in quinta marcia per un quarto d'ora. Capirete ovviamente che ogni volta fare questo procedimento era una perdita di tempo e uno spreco di carburante, poiché mi obbligava a fare della strada che non dovevo percorrere in teoria. Altro punto a sfavore: durante questa rigenerazione le temperature interne dello scarico salivano tantissimo e insieme alle temperature salivano anche tantissimo i consumi. Il cambio, come tutti i manuali che ho provato su diverse Audi, era ottimo. L'ho sempre trovato un punto a favore molto importante, poiché un buon cambio non darà mai problemi e garantirà sempre una guida fluida e mai spiacevole. Era un 5 marce adatto al 1600, non ho mai avuto infatti la sensazione che mancasse la sesta marcia, dal momento che la progressione era ben proporzionata tra i vari rapporti. L'assetto era abbastanza rigido, con i 225/40 da 18 pollici, non comodissimo per un uso urbano su strade spesso dissestate. La mia era uscita dal concessionario con i pneumatici Continental Sport Contact 2. Sono poi passato alle Michelin Pilot Sport e devo dire che tra i due tipi di pneumatici c'era un abisso, poiché le Continental duravano molto meno, e le auto le ho sempre usata io, quindi l'utilizzo era sempre lo stesso, duravano molto meno rispetto ai Michelin e mi garantivano un'aderenza su strada bagnata davvero scarsa. Come ho già detto, infatti, a parità di trattamento e di utilizzo dell'auto, le Continental duravano molto meno, facevano davvero fatica sul bagnato e già a velocità medie su strade non troppo bagnate, quindi non stiamo parlando di aquaplaning, solamente un po' d'acqua su strada e la macchina diventava già ballerina, cosa che con le Michelin non ho mai riscontrato anche a velocità superiori. Gli interni erano molto belli, nonostante fosse omologata per 5 persone era meglio starci in 4 ed era preferibile che quelli che sedevano dietro non fossero persone troppo alte, poiché lo spazio per le gambe non era moltissimo, comunque meglio della TT.
Molto belli i sedili sportivi in pelle e tessuto compresi nel pacchetto S-Line Interior. I difetti che ho riscontrato sono la scarsa qualità della pelle sul bracciolo della portiera, che tendeva a rompersi e a scoppiare, diciamo, e la tendenza alla rottura del meccanismo di chiusura del poggiabraccio centrale. Ora, credo che praticamente tutti, sia su Audi sia su Volkswagen che gli altri marchi del gruppo VAG, abbiano cambiato almeno una volta nella loro vita il meccanismo del poggiabraccio, perché praticamente era progettato per spaccarsi. È una cosa un po' sciocca, sinceramente, perché è un componente che si utilizza tanto e una qualità così scarsa non me l'aspettavo. Gli esterni. Come ho detto in apertura di video, il pacchetto Dark Line le conferiva un aspetto d'esterno davvero molto accattivante, almeno a mio gusto. Nel pacchetto erano inclusi i fari Helio Xenon con LED, il pacchetto S-Line sia interior che exterior, i cerchi da 18 pollici, le finiture in nero lucido, i vetri posteriori e il lunotto oscurati e la vernice nero profondo perla. Questa vernice in teoria offriva un punto di rosso e di verde se c'era una giornata particolarmente bella, quindi c'era tanta luce e tanto sole, però ci se ne accorgeva solamente andando molto vicino alla carrozzeria, quindi in linea di massima era un colore, una vernice che rispetto al metallizzato costava di più, ma nell'effettivo ad occhio nudo era nero metallizzato, quindi era una vernice che imbrogliava, soprattutto chi doveva pagarla. I costi di mantenimento erano onesti, un tagliando ordinario infatti non superava mai 200-300 euro. Quello che mi è costato di più sono stati diversi guasti sia inaspettati che fastidiosi. Primo guasto a 77.000 km, un numero davvero molto basso. Inizio a sentire un ticchettio in rilascio che fu bollato dall'officina autorizzata come un inizio di usura della girante della turbina. Ora, sia ben chiaro, i tagliandi li ho sempre fatti all'interno della rete Audi, quindi non mi sono mai fatto fare tagliando da mio cugino che fa il meccanico nella MotoGP, quindi seguendo comunque sempre i consigli della casa, queste rotture sono ingiustificate. Il componente venne sostituito in garanzia, ma la manodopera, avendo già superato i 2 anni di garanzia, ho dovuto pagarmela. Nel tempo il rumore non sparì del tutto, dunque probabilmente fu anche un intervento inutile. Successivamente il già citato FAP mi costrinse a diverse rigenerazioni fatte direttamente dall'officina, poiché seguendo la normale procedura non si sbloccava più. Dopo circa 3 anni di vita venne sostituito l'intero dispositivo, ma il comportamento rimase tale, si accendeva almeno una volta a settimana. Alla soglia dei 150.000 km, dopo 7 anni di vita, arrivò l'ennesima rottura. Il radiatore di circolo gas di scarico si ruppe, garantendomi l'ennesima spesa folle per sistemare un problema palesemente creato dalla casa costruttrice. Se da una parte è chiaro che le direttive in materia di inquinamento sono chiare, dall'altra il cliente finale si ritrova un'auto che dà 1000 problemi e costa davvero troppo a causa di questi guasti. Consigli finali. Allora, arrivati quindi a 150.000 km dopo 7 anni, decisi di rientrarla e passare ad un motore a benzina più adatto al mio utilizzo giornaliero e soprattutto privo del maledetto FAP. Ecco quindi la storia della mia prima auto personale, un'auto che ancora mi giro a guardare quando ne incrocio una. Era bella, era sicura e nonostante il FAP non mi ha mai lasciato a piedi nemmeno nelle tratte più impegnative come andata e ritorno in giornata dal Salone di Ginevra, oltre 1300 km per intenderci. Se dovessi consigliarla, anche se la versione 8P è ormai stata soppiantata dalla 8V, io lo farei volentieri. State però alla larga dai motori diesel di piccola cubatura perché sono una vera scocciatura. Grazie per aver visto il video, se ti è piaciuto metti like ed iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao!